Ciao a tutti cari amici, sono Diego e quello che ho in mano è un contatore Geiger. Adesso è già smontato perché non funziona più. Pensate un po' che questo lo comprò mio papà pressappoco quando c'è stato il disastro di Chernobyl. Ne prese due, erano in kit di montaggio, quindi tutti i componenti li hanno saldati io e mio papà. Per chi non lo sapesse, il disastro di Chernobyl è successo nel 86. Praticamente il reattore di questa centrale nucleare che vedete qua, situata appunto a Chernobyl, esplose. E quindi ci fu una fuga esagerata di materiale radioattivo. E a quell'epoca, vabbè, io ero alle elementari, ci fu un bel disastro, non si poteva più uscire di casa, cioè si usciva ma ci si stava poco, non si poteva più mangiare tutta la frutta, la verdura, le cose coltivate in quel periodo vennero tutte buttate via perché i fumi potevano essere arrivati in Italia e quindi niente, un disastro insomma. A scuola durante l'intervallo non ci facevano più uscire in giardino, dovevamo stare dentro, una bella rottura di scatole, non dico come il Covid, beh insomma questo ha quasi 40 anni, ne ha 39, si accende, va per un attimino e poi non funziona più. Io sospetto che siano i condensatori elettrolitici, perché sono dei componenti che si degradano facilmente col tempo, sono i primi di solito a rompersi col passare del tempo, degli anni, e si degradano anche se non viene utilizzato il dispositivo. I condensatori elettrolitici sono questi affarini qua. Questa scatola l'ho presa su AliExpress, quindi casomai se vi dovesse interessare, ne sono dentro quanti? 500 di varie capacità. Ce ne sono 500, vabbè, un po' tutti misti insomma. Comunque si degradano perché c'è una sostanza, diciamo, liquida, gel, che separa delle lamelle, spiegato così facilmente per farlo capire a tutti. Questa sostanza qua, questo gel, si secca col tempo, evapora, si degrada e quindi le lamelle rischiano di toccarsi o comunque funzionano più, insomma, quindi o vanno in corto, di solito sì, esplodono anche, cioè si sbudellano ed esce tutto il liquido che c'è dentro. Ora gli ho tolto le vitine, eccolo qua. Allora, di condensatori elettrolitici ne vedo due, sì, là sotto non vedo niente. Questo è il tubino Geiger-Müller e così a colpo d'occhio non sembrano neanche esplosi, però vabbè, esplodono quando sono usurati, nel senso che vengono usati tantissimo. Se si degradano col tempo non è detto che si gonfino, che di solito li troviamo sempre gonfi qua sopra, cosa che succede spesso nelle schede madri dei PC dopo qualche anno. Senza perdere troppo tempo andrò a cambiare quei due condensatori. La prima cosa per capire se come si smonta, ah sì, le saldature magari non sono perfette, però avevo 77, 86, 9 anni. Mi aiutava mio papà, però, ma no dai, non sono neanche tanto male. Allora, i due condensatorini sono da 220 microfarad, uno 220 microfarad 16 volts e l'altro da 47 microfarad 16 volts. Ed eccoli qua, 220 microfarad e 47, questi sono da 25 volts. Ma non è importante, l'importante è che non siano meno di 16 volts, vuol dire che questi reggono fino a 25. Il difetto è che praticamente dopo un attimino che è acceso, allora qualcosa per un attimino funziona. Se sposto questa levetta su batteria, la lancetta sale fino alla fine, quindi la batteria è anche carica e qualcosa sta funzionando, ma non rileva più niente. Cambio i due condensatori. Cambiati i condensatori e lui funziona. Ecco da vicino i due condensatori elettrolitici sostituiti.
In più ho cambiato anche i cavetti della clip a 9 volts, non avevo altro, e tra l'altro questi sono quelli ultra flessibili, bellissimi. Guardate qua, tac, anche questi li ho presi su AliExpress e sono comodissimi perché sono di una flessibilità, non so se sono in silicone, in cosa sono, comodissimi. Non mi resta che richiuderlo, anzi prima di chiuderlo ricontrollo un attimo tutte le saldature, magari ci do una passatina visto che l'ho fatto quando ero piccolo. Tra l'altro, tra un po' vi dirò anche una curiosità su questo contatore, perché si vede in un film abbastanza famoso dell'epoca. In realtà in quel film non stanno cercando le radiazioni, ma stanno cercando i fantasmi. Infatti appare proprio in una scena di Ghostbuster 1. Se non sbaglio, infatti questo era un prodotto americano, si vede che là avevano comprato questo aggeggio in un negozio e l'hanno usato nelle scene del film. Ho trovato anche su internet il ritaglio di una pubblicità dell'epoca su qualche rivista. Anche mio papà probabilmente aveva visto la pubblicità su qualche rivista di elettronica, penso, perché all'epoca c'erano le riviste cartacee, non come adesso internet. Lì si vede anche l'astuccino che io, eccolo qua, ho perso soltanto un affarino che si infilava qua dentro per tenerlo, ma saltava sempre via. Ed eccolo qui, montato finalmente e sistemato. Ecco, sì, l'interruttore fa un po' contatto male, però amen. E funziona perfettamente. Se vi domandate che cos'è questa cosa che sto mettendo davanti, che è un po' radioattiva, è una di quelle retine che si usavano nelle lampade a gas da campeggio. Le prime erano radioattive, per la felicità di chi le ha usate, anche perché poi diventano tutte rigidi che si sgretolano tipo polvere. Bellissimo, eh? Il piccolo contatorino di quando ero piccolo, il contatore Geiger che usavo da piccolo e che ho montato da piccolo insieme a mio papà, è ritornato a funzionare. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e magari salutatemi in un commento di questo video che a me fa sempre piacere. Ciao!